Kim for this presentation, and also to the Psychosynthesis Trust, to Psychosynthesis Akademin. Thanks to Claudia for the translation, and also for translating 2 chapters of the book. And finally, thank you to all of you that are connected this evening. E adesso passo alla lingua italiana con cui mi sento più a mio agio. Allora, Claudia, sei pronta anche tu? Yes, I'm just saying that now Petra is going to start speaking in Italian, as this is the language she's more comfortable with. Grazie. Allora, il mio intervento di questa sera si concentrerà principalmente su 2 domande. Per chi è stato scritto questo libro e di che cosa tratta? Vi parlerò un po' anche delle caratteristiche dell'edizione inglese, che rispetto a quella originale italiana vede la partecipazione di ben 28 colleghi da tutto il mondo, e infine dirò qualche parola conclusiva sulla mia attività di scrittura più in generale, perché Conosci, possiedi, trasforma te stesso è di fatto la seconda parte di un progetto più ampio che include anche il mio primo libro, La via della psicosintesi. So my intervention will focus mainly on 2 questions. For whom was this book written, and what is it about? I will also tell you about the peculiarities of the English edition, which, compared to the original Italian one, sees the participation of 28 colleagues from all over the world. Finally, I will say a few words about my writing activity more generally, because Know, Love and Transform Yourself is in fact the second part of a larger project that also includes my first book, The Way of Psychosynthesis. Quindi partiamo dalla prima domanda: a chi si rivolge questo testo? Allora, quando ho iniziato a scrivere avevo in mente soprattutto i miei colleghi e gli studenti di psicosintesi. Poi però man mano che procedevo mi sono resa conto che in realtà Conosci, possiedi, trasforma può essere utile anche a psicoterapeuti di altri orientamenti e di altre scuole, ma non solo, anche a figure professionali attive in campi diversi, per esempio educatori, counselor, coach. Addirittura, come ha scritto gentilmente Piero Ferrucci nella prefazione, e mi auguro davvero che sarà così, ogni lettore impegnato in una ricerca personale può trovare in questo libro molto materiale di ispirazione, e adesso cercherò di spiegarvene i motivi. So let us start with the first question. Who is this text addressed to? When I started writing, I had in mind mainly my colleagues and students of psychosynthesis. But then as I went on, I realized that in reality, Know, Love and Transform Yourself can also be useful to psychotherapists of other orientations. But not only, also to people working in different professional fields. So for example, educators, counselors, coaches. And indeed, as Piero Ferrucci wrote in the foreword, and I hope this will actually be the case, every reader engaged in a personal quest can find in this book a lot of inspirational material. I will now try to explain the reasons for this. Allora, anzitutto, molti degli argomenti presentati sono trasversali. Pensate per esempio all'analisi dei sogni, oppure al lavoro con il disagio psicosomatico, a tutte le varie tecniche immaginative, al tema della volontà, no? Valori, motivazione, realizzazione degli obiettivi, azione impegnata. Sono molti gli approcci che fanno ampio uso di questi strumenti, non solo la psicosintesi. First of all, many of the topics presented are transversal. I'm thinking, for example, of dream analysis or of working with psychosomatic distress, of all the various imaginative techniques, of the subject of will, values, motivation, goal achievement, committed action. There are many approaches that make extensive use of those tools, not only psychosynthesis. Questa trasversalità degli argomenti mi sembra dovuta al fatto che Roberto Assagioli ha creato una concezione ed una prassi di cui forse solo ora riusciamo davvero a cogliere le potenzialità. Come ripeto spesso, Assagioli ha anticipato di decenni molti temi che oggi sono davvero mainstream nel campo della psicologia, e potrei passare la serata ad elencarveli,
ma mi limito a fare due esempi. L'ormai onnipresente modello delle subpersonalità o delle parti, presentato nel 1911 al Congresso internazionale di filosofia di Bologna, e l'importanza che dava al training psicologico, cioè all'uso sistematico di determinate pratiche e tecniche per promuovere attivamente la salute, il benessere delle persone. This transversality of topics seems to me due to the fact that Assagioli created a conception and a praxis whose full potential we're perhaps only now able to grasp. Assagioli, as I often repeat, anticipated many of today's mainstream themes in the field of psychology by decades. I could really spend the evening listening them, but I will just mention a couple of examples. The ubiquitous model of subpersonalities or parts presented in Bologna in 1911 and at the Fourth International Congress of Philosophy, and the importance attributed to psychological training, that is the systematic use of certain practices and techniques to actively promote the well-being and health of individuals. Ma non solo. Assagioli ha anticipato tante idee e strumenti oggi così attuali. Quello che non smette mai di stupirmi e che non smetto nemmeno di ripetere è che li ha proposti già organizzati in un sistema originale e internamente coerente, e spero di riuscire a darvi un assaggio di questa imponente visione d'assieme nelle slide che vi mostrerò fra poco. But not only did Assagioli anticipate many ideas and tools that are so relevant today, what never ceases to amaze me is that he proposed them already organized in an original and internally coherent system. And I hope to be able to give you a glimpse of this impressive overview in the slides I will show you shortly. Assagioli è stato quindi senza dubbio un precursore. Proviamo solo ad immaginare che cosa potesse significare nell'Italia dei primi del Novecento, già scandalizzata dall'introduzione della psicanalisi, sostenere la necessità di integrare il metodo psicanalitico con lo studio scientifico delle pratiche meditative, della spiritualità, dei processi di autotrascendenza. Voglio dire, un conto era la California della sperimentazione degli anni 60 e 70, che accolse la psicosintesi con grandissimo interesse, e un conto era l'Italia di inizio Novecento. Assagioli è stato veramente un uomo molto coraggioso, un pioniere in grado di ispirare a lungo le generazioni successive, anche in modi inattesi. Proprio recentemente, giusto per farvi un esempio, ho trovato l'esercizio di disidentificazione ripreso fedelmente in tutti i suoi punti originali in un libro pubblicato da un autore di scuola comportamentista. Assagioli was therefore undoubtedly a precursor. Let us just try to imagine what it might have meant in the early 20th century Italy, already scandalized by the introduction of psychoanalysis, to sustain the need to integrate the psychoanalytic method with the scientific study of meditative practices, processes of self-transcendence and spirituality. I mean, one thing is the California of the 60s and 70s experimentation that welcomed psychosynthesis with great interest. Another thing is obviously the Italy of the early 1900s. Assagioli was a courageous man, a pioneer who was able to inspire subsequent generations for a long time, even in unexpected ways. So just an example, recently I found the disidentification exercise faithfully reproduced in all its original points in a book published by a behaviorist author. Ma quello che mi sta davvero a cuore mettere in risalto questa sera è piuttosto il principio guida, se volete la stella polare che orienta, che anima tutta la psicosintesi. Sto parlando del principio di organizzazione, integrazione e sintesi. Assagioli aveva sempre davanti agli occhi una visione sistemica, complessa, non solo dell'essere umano e di ogni aspetto della sua esistenza, ma dell'intero pianeta, che lui vedeva come un unico organismo vivente profondamente interconnesso. La psicosintesi
affonda proprio le sue radici in questa visione che è anche la sua vocazione. E negli ultimi 2 anni, con la pandemia, l'acuirsi della crisi climatica e ora purtroppo anche la guerra russo-ucraina, hanno chiaramente dimostrato, no, che questa interconnessione globale non è solo un concetto astratto, ma una realtà, un'esperienza molto concreta che tocca da vicino ciascuno di noi. But what I really want to highlight this evening is rather the guiding principle, the polar star, if you will, that orients and animates all psychosynthesis. And that is the principle of organization, integration, and synthesis. Assagioli always had before his eyes a systemic and complex vision, not only for the human being and of every aspect of his existence, but of the entire planet, which he saw as a single, deeply interconnected living organism. Psychosynthesis is rooted precisely in this vision, which is also its vocation. And the last 2 years, with the pandemic, the worsening of the climate crisis, and unfortunately also the Russian-Ukrainian war, have amply demonstrated that this global interconnection is not just an abstract concept, but a reality, a very concrete experience that touches each one of us closely. Sì, tra l'altro, e questa è una sincronicità significativa, oggi è il giorno del Vesak. Si festeggia la ricorrenza della nascita, illuminazione e morte del Buddha, il maestro che forse più di ogni altro ha fatto dell'interdipendenza, dell'interconnessione il focus del suo insegnamento. E quindi vi anticipo che l'esercizio meditativo che ho pensato di proporvi alla fine del mio intervento sarà ispirato proprio a questo tema e si intitola La rete della vita. Incidentally, and this is a significant synchronicity, today is Vesak Day, so we celebrate the anniversary of the birth, enlightenment and death of the Buddha, the master who perhaps more than any other made interdependence, interconnectedness the focus of his teaching. And so the meditative exercise I will propose at the end of my talk, and which I formulated exactly 2 years ago, will be inspired by this very theme. Ma prima veniamo alla seconda domanda, no? Di che cosa parla questo testo? Vi dicevo che conosci, possiedi, trasforma, può essere utile per ogni persona impegnata in un percorso di ricerca, perché in realtà questo non è un libro centrato esclusivamente sulle tecniche, sugli esercizi. No, non vi preoccupate perché ne troverete moltissimi, più di 300. Ma vorrei ricordare che le tecniche sono secondarie in psicosintesi, vanno cioè sempre subordinate al processo, allo scopo specifico che vogliamo realizzare e alla relazione. È quindi questo processo che ho cercato di rappresentare nel libro e che ora vi mostrerò nelle slide. But let's come to the second question. What is this book about? I told you before that know, love and transform yourself can be used for every person engaged in a research path. Because in reality, this is not a book focused exclusively on techniques and sorry, I just got confused by the slides and techniques and exercises. So don't worry, because you will find many more than 300. But I would like to remind you that the techniques are secondary to psychosynthesis. That is, they must always be subordinate to the process, to the specific purpose we want to implement, and to the relationship. It is therefore this process that I have tried to represent in the book, and I will now show in the slides. Assagioli vede l'essere umano come un moderno Ulisse, un Dante che smarrito per una selva oscura intraprende l'arduo viaggio che lo riporterà a casa. E non per niente definiva la Divina Commedia come il poema della psicosintesi, un quadro meraviglioso di una psicosintesi completa.
Assagioli sees the human being as a modern Ulysses. Dante, who lost in a shadowed forest, undertakes the arduous journey that will bring him home. It is not randomly, in fact, that he defined the Divine Comedy as the poem of psychosynthesis, a marvelous picture of a complete psychosynthesis. Per comprendere in modo semplice e immediato il processo della psicosintesi possiamo prendere spunto proprio da questa analogia, abbinandola al diagramma dell'ovoide che illustra la costituzione biopsicospirituale dell'essere umano. E allora dapprima abbiamo il pellegrinaggio all'inferno, cioè la fase analitica. Poi la salita al Monte Purgatorio, il processo di graduale liberazione, integrazione e realizzazione a livello personale, la psicosintesi personale. E infine l'ascesa ai cieli del paradiso, le varie tappe di integrazione del supercosciente e della realizzazione del sé. To understand the process of psychosynthesis in a simple, immediate way, we can take a cue from this beautiful analogy and combine it with the egg diagram, which illustrates the bio-psycho-spiritual constitution of the human being. So first, we have the pilgrimage to hell, which is the analytical phase. Then we have the ascent to the mountain of purgatory, which is the process of gradual liberation, integration, and realization on a personal level, so the personal psychosynthesis. And finally, we have the ascent to the heavens of paradise, which are the various stages of integration of the superconscious and realization of the self. Mm-hmm. E guardate per un istante le meravigliose illustrazioni di Doré. Vedete che il viaggio di Dante non è un viaggio solitario. Dante non è mai da solo. Perché nel processo della psicosintesi, come vi dicevo prima, la relazione è fondamentale. Anzi, potremmo forse dire che lo scopo ultimo del processo è proprio la relazione. Nel tratto iniziale la relazione con lo psicosintetista che guida e facilita, no? Rappresentato da Virgilio. Questa relazione però non è altro che lo specchio della relazione tra la dimensione personale e la dimensione transpersonale del sé, rappresentati rispettivamente da Dante e da Beatrice. Look for a moment at Doré's wonderful illustrations. Dante's journey is not a solitary one. Daphne is never alone because in the process of psychosynthesis, as I said before, relationship is fundamental. Indeed, we could perhaps say that the ultimate aim of the process is precisely the relationship. In the first part of the journey, the relationship is with the psychosynthesis therapist who guides, who facilitates, and which is represented by Virgil. This relationship, however, is nothing more than the mirror of the relationship between the personal dimension of the self, the I, and the transpersonal dimension of the self, symbolized by Dante and Beatrice respectively. Vedete, il parallelismo con il motto conosci, possiedi, trasforma te stesso è subito evidente e sarebbe bellissimo sviluppare il discorso ed esplorare magari altri collegamenti che possiamo intuire, ad esempio con le 3 fasi dell'opera alchemica, l'anigredo, l'albedo e la rubedo. Anche con l'immagine dell'albero per le sue radici, il tronco e i rami, simbolo per eccellenza di evoluzione e sviluppo. Assagioli l'aveva definito il simbolo più aderente al processo della psicosintesi. You see the parallelism with the motto "Know, master, transform yourself" is immediately evident, and it would be wonderful to develop the discourse and perhaps explore other connections that we can maybe imagine. So, for example, with the 3 phases of the alchemical work, nigredo, albedo, rubedo, and also with the image of the tree, with its roots, trunk, and branches, the symbol par excellence of evolution and development. Assagioli defined it, in fact, as the most adherent one to the process of psychosynthesis.
Ma quello che mi interessa veramente sottolineare è come la psicosintesi sia una visione maestosa dell'esistenza umana e non una mescolanza di tecniche e di esercizi assemblati in modo più o meno eterogeneo. Ovviamente alcuni aspetti di questa visione sono stati solo tratteggiati e il linguaggio utilizzato da Assagioli era in parte figlio dell'Ottocento. Ma nonostante questo essa conserva, anzi, come dicevo prima, forse rivela oggi più che mai la sua incredibile attualità. But what I'm really interested in underlying is how psychosynthesis is a majestic vision of human existence, and certainly not only a mixture of techniques and exercises assembled in a more or less heterogeneous way. Obviously, some aspects of the vision have only been sketched out, and the language used by Assagioli is partially a child of the 19th century, but in spite of this, it retains, and indeed, in my opinion, it reveals today more than ever its incredible relevance. Vediamo allora fuori di metafora come si svolge questo viaggio, no? Il processo che ho cercato di illustrare nel libro. La prima fase, la fase analitica, quindi la discesa all'inferno, si divide a sua volta in due momenti: l'inventario degli aspetti coscienti della personalità e l'esplorazione dell'inconscio. Segue poi la disidentificazione, la scoperta di un centro, il purgatorio, e infine la fase psicosintetica vera e propria, dedicata alla formazione e ricostruzione della personalità, che contempla un livello prepersonale, un livello personale, anche interpersonale, sociale, e infine un livello transpersonale, il paradiso. So if we step outside of the metaphor, let us see how this journey unfolds, the process I've tried to illustrate in the book. So there is the first phase, the analytical phase, the descent into hell, is in turn divided into two stages. The general assessment of the conscious personality and the exploration of the unconscious. This is followed by disidentification and the discovery of a center, the purgatory, and finally the psychosynthetic phase proper, dedicated to the formation or reconstruction of the personality, which includes the prepersonal, the personal and interpersonal, including the social, and transpersonal levels, the paradise. Prima di dirvi qualcosa di più su ciascuna di queste differenti dimensioni del processo, vi voglio presentare brevemente come ho strutturato le parti e i capitoli dei libri. Quindi la prima parte è composta dai primi 3 capitoli ed è un'introduzione generale alla figura di Roberto Assagioli e alla psicosintesi. La seconda parte invece si apre con il capitolo 4, in cui faccio una premessa fondamentale, che, come ho detto prima, le tecniche e gli esercizi devono sempre essere contestualizzati all'interno di un processo generale e soprattutto all'interno di una relazione significativa. Before telling you more about each of these different dimensions of the psychosynthetic process, I would like to briefly present the structure of the parts and chapters of the book. The first part, consisting of the first 3 chapters, is a general introduction to the figure of Assagioli and the model of psychosynthesis. Part 2 opens with chapter 4, in which I make a fundamental premise, which is, as I said earlier, that techniques and exercises must always be contextualized within the overall process and, above all, within a meaningful relationship. Ai primi 4 capitoli ne seguono altri 5, ciascuno dedicati a una fase o dimensione del viaggio psicosintetico. Vediamo. Allora, l'inventario degli aspetti coscienti della personalità, è il capitolo 5, ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza che abbiamo di noi stessi, le nostre capacità di autoosservazione e anche di definire e rafforzare il nostro senso di identità, che è necessario poi per dedicarci all'esplorazione dell'inconscio. Gli strumenti utilizzati sono vari: l'autobiografia, la biografia, il diario,
Sostanzialmente ogni tecnica in grado di favorire la consapevolezza delle nostre caratteristiche psicologiche, delle principali subpersonalità, delle polarità, delle ambivalenze, dei conflitti e anche degli aspetti cosiddetti superiori della psiche, la nostra filosofia di vita, la nostra concezione del mondo. So the first 4 chapters are followed by 5 chapters, each devoted to a phase or dimension of the psychosynthetic journey. So let us see. The general assessment, chapter 5, has the purpose to develop self-awareness, self-observation skills, and also to define and strengthen our sense of identity, which is necessary for the exploration of the unconscious. The tools used are various: the autobiography, diary, questionnaires, and basically any technique that can promote awareness and acceptance of our psychological characteristics, of the main subpersonalities, of polarities, ambivalences, conflicts, and also of the so-called higher aspects of the psyche, which is our philosophy of life, our conception of the world. La seconda parte della fase analitica, quindi l'esplorazione dell'inconscio, il capitolo 6, ha invece l'obiettivo di condurre al dente che duole. Anche qui le tecniche sono varie, ma sempre subordinate a questo scopo. Per esempio metodi psicanalitici classici, quali le associazioni libere, le analisi dei sogni, tecniche proiettive ed espressive, immaginative, corporee, più in generale tutte le tecniche per l'espansione della consapevolezza, e poi ovviamente ogni psicosintetista sceglie in base alle proprie inclinazioni, alle proprie formazioni. The second part of the analytical phase, the exploration of the unconscious, is dealt in chapter 6, aims instead to lead towards the truth that hurts. So the techniques here too are varied, but also always subordinate to the same. Classic psychoanalytic methods, such as free associations, dreams, analysis, and so on. Projective and expressive techniques, imaginative and bodily techniques, and more generally, all techniques for the expansion of awareness. Obviously, each psychosynthesis therapist chooses according to their own inclination and training. La terza fase è dedicata alla disidentificazione, siamo al capitolo 7, e ha come obiettivo la scoperta di un centro di integrazione e di sintesi attorno al quale riorganizzare il materiale emerso dal lavoro analitico. E qui entriamo nella fase attiva, se volete quella più caratteristica del processo psicosintetico. L'individuo si assume la responsabilità del suo percorso e si dedica all'allenamento psicologico, utilizzando in modo regolare diverse tecniche, principalmente tutte quelle che favoriscono appunto i processi di disidentificazione e di autoidentificazione. The third phase is dedicated to disidentification in chapter 7. It aims at discovering a center of integration and synthesis around which the material that emerged from the analytical work can be reorganized. Here we enter the active and most characteristic phase of the psychosynthetic process. The individual takes responsibility for his or her own path and devotes himself or herself to psychological training using different techniques on a regular basis, mainly those that favor the process of disidentification and self-identification. E parallelamente all'espansione della capacità contenitiva, potremmo anche dire compassionevole della coscienza, si presta grande attenzione anche all'esperienza, alla scoperta della volontà, che è la funzione regolatrice, armonizzatrice dell'io. E anche qui gli strumenti a disposizione sono moltissimi, ma mi limito a ricordare che Assagioli ha dedicato un intero libro a questo tema intitolato appunto L'atto di volontà. Parallel to
the expansion of the restraining, we could say the compassionate side of consciousness. Great attention is also paid to the experience, to the discovery of the will. The regulating, harmonizing function of the I. It is the will that coordinates the subsequent process of organization, integration, and synthesis. Here too, there are many tools available. I will limit myself to recalling that Assagioli dedicated an entire book to the subject entitled, as you probably know, The Act of Will. E infine il capitolo 8, la quarta fase, quella dedicata alla psicosintesi vera e propria, che riguarda l'utilizzo e la trasformazione delle energie biopsichiche, principalmente di quelle sessuali, aggressive e affettive, poi lo sviluppo degli elementi deboli oppure immaturi, e infine l'organizzazione e la coordinazione degli elementi della personalità secondo una gerarchia di valori scelta. Anche qui le tecniche sono varie, alcune hanno un impiego più generale, per esempio l'allenamento immaginativo, l'uso dei simboli, la tecnica del modello ideale, tutte le applicazioni della volontà sapiente e ovviamente tutte le tecniche che favoriscono i processi di integrazione e di sintesi. Finally, in chapter 8, we have the fourth phase, that of psychosynthesis proper, which concerns the utilization and the transmutation of biopsychic energies, especially the sexual, aggressive, and affective energies. Then the development of weak or immature elements, and the organization and coordination of the various elements of the personality according to a hierarchy of values. Here also the techniques are varied. Some have a more general use, for example, imaginative training and the use of symbols, the ideal model, applications of the skillful will, and of course techniques to promote and process the integration and synthesis. Altri strumenti invece sono specifici del lavoro a livello transpersonale. Siamo arrivati al nono e ultimo capitolo del testo originale. Ad esempio il dialogo interiore, lo sviluppo dell'intuizione, l'evocazione dei sentimenti superiori e tutte le tecniche meditative. A questo punto lo scopo è quello dell'integrazione degli elementi supercoscienti nella personalità e il dialogo, la relazione tra l'aspetto personale e quello transpersonale del sé. La relazione tra queste due dimensioni del sé è forse lo scopo ultimo della psicosintesi. Per quale motivo? Perché il sé, l'anima, è l'unica istanza in grado di contenere, se volete, di abbracciare, di mettere in relazione tutti gli elementi della nostra costituzione biopsicospirituale senza escluderne nessuno e garantendo al contempo anche la relazione con la dimensione universale. Other techniques and methods are specific for working at the transpersonal level, and we have reached here the last chapter of the original text, the 9th. So in a dialogue and the development of intuition, the evocation of higher feelings and all meditative techniques. The aim here is to promote the integration of the superconscious contents and the dialogue, the relationship between the personal and the transpersonal aspects of the self. The relationship between these two dimensions of the self is perhaps the ultimate goal of psychosynthesis. Why? It's because the self, the soul, is the only instance capable of containing, embracing, and relating all the elements of our bio-psychospiritual constitution, without excluding any of them and guaranteeing at the same time the relationship with the universal dimension. E mi sarebbe piaciuto molto parlarvi anche di come il diagramma dell'ovoide può rappresentare non solo il processo intrapsichico dell'individuo, ma anche la visione di organizzazione, integrazione e sintesi che anima la psicosintesi nel suo dialogo con le diverse forze della psicologia. Ma purtroppo il tempo è poco
E quindi in questo caso mi limito a farvi vedere una slide senza commentarla e poi per chi lo volesse metto in chat un link ad un articolo dove potete approfondire questo aspetto. I would have loved to talk to you also about how the egg diagram has the potential to represent not only the intrapsychic process of the individual, but also the vision of organization, integration, synthesis that animates psychosynthesis in its dialogue with the various forces of psychology. But unfortunately, time is short, so I will only offer you a slide without commenting on it, but I will put a link to an article in which you can find more details if you're interested. Quindi tornando al libro, ognuna delle fasi o dimensioni del processo della psicosintesi è presentata da un punto di vista teorico a cui poi segue l'esposizione di una selezione di strumenti pratici, quindi di tecniche ed esercizi. Nella versione originale italiana ho organizzato le voci più autorevoli italiane, sono partita ovviamente da quella di Roberto Assagioli, e poi i contributi di Ferrucci, Caldironi, Rosselli, Bocconi. Purtroppo non riesco adesso a citarvi tutti gli autori, ma li troverete debitamente in nota e in bibliografia. So returning to the book, each of the phases or dimensions of the psychosynthesis process is firstly presented from a theoretical point of view, followed by a selection of practical tools, techniques, and exercises. In the original Italian version, I have organized the most authoritative voices, mostly Italian, and I started, of course, from Roberto Assagioli's, and then I've used the contributions of Ferrucci, Caldironi, Rosselli, Bocconi. Unfortunately, I cannot now cite all the authors present in the book, but you will find them duly in the notes and bibliography. Poi quando ho iniziato a pensare all'edizione inglese ho sentito l'impulso di onorare l'originaria vocazione internazionale e interdisciplinare della psicosintesi, che poi è una vocazione alla costruzione di ponti, e ho quindi invitato a partecipare colleghi provenienti da molte nazioni e attivi in diversi campi. E anche qui non riesco ad elencarvi tutti i loro nomi perché sono davvero tanti, ma mentre proseguo vedrete scorrere nelle slide i titoli dei loro capitoli. When I started thinking about the English edition, I though felt the urge to honor the original international and interdisciplinary vocation of psychosynthesis, which is then a vocation for bridge building. And I therefore invited colleagues from many countries and active in various fields to contribute, to participate to the book. And even here, I cannot list them all because there are so many of them, but as I continue to speak, you will see their names running with the titles of the chapters in the slides. Così in No Love, Transform Yourself troverete contributi dalla Francia, dal Giappone, dalla Svezia, dalla Germania, ovviamente dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e da molti altri paesi ancora, così come troverete capitoli scritti da colleghi psicoterapeuti, ma anche da counselor, da medici, da coach, da manager, da educatori. E infine ci saranno dei capitoli che si concentrano piuttosto sul processo dell'individuo, altri invece che esplorano la dimensione della coppia, oppure quella dei gruppi e dei sistemi fino all'intero pianeta Terra. So in No Love and Transform Yourself, you will therefore find contributions from France, Japan, Sweden, Germany, of course, the UK and America, and many other countries. Just as you will find chapters written by fellow psychotherapists, but also by counselors, doctors, coaches, educators, managers. Finally, there will be articles that focus on the process of the individual,
and others that explore the dimensions of the couple, that of the groups and systems, up to the whole planet Earth. Quindi ai 9 capitoli della versione originale italiana sono venute ad aggiungersi, per l'edizione inglese, ben 26 ulteriori contributi, e vista la mole di materiale ho dovuto suddividere l'opera in 2 volumi. Il primo è stato pubblicato a settembre del 2021, mentre il secondo sarà disponibile a breve, tra poche settimane. I temi affrontati in ottica psicosintetica sono davvero tanti: l'abuso di sostanze, la sessualità e l'identità di genere, la creatività, la resilienza, la violenza domestica, la gestione dell'aggressività, lo sviluppo psicospirituale, l'ecopsicologia e molti altri. So, in addition to the 9 chapters of the original Italian version, 26 further contributions have been added to the English edition. And given the amount of the material, I have divided the work into 2 volumes. The first was published in September, and the second should be available soon, in a few weeks. And the topics dealt with from a psychosynthetic perspective by the various authors are many. You will find, for example, substance abuse, sexuality and gender identity, creativity, domestic violence, psychospiritual development, ecopsychology, managing aggression, resilience, and many more. Quindi concludo con una brevissima riflessione più generale sulla mia attività di scrittura. Come vi dicevo all'inizio, Conosci, possiedi, trasforma te stesso è parte di un progetto più ampio che comprende anche il mio primo libro, no? La via della psicosintesi, e lo scopo del progetto era la contestualizzazione, l'organizzazione e l'aggiornamento dei suoi vari aspetti: storico, culturale, teorico, metodologico e tecnico. I would like to conclude with a more general reflection on my writing activity. As I told you at the beginning, Know, Love and Transform Yourself is part of a larger project that also includes my other first book, The Way of Psychosynthesis. And the aim of the project is to contextualize, organize, and update its various aspects. So the historical and cultural, theoretical, methodological, and technical. Okay. E con il passare degli anni mi sono resa conto che anche il mio modo di procedere nella scrittura è in fondo ispirato proprio dal principio di organizzazione, integrazione e sintesi, no? Se dovessi paragonare la mia attività a una forma d'arte, mi viene in mente il mosaico, nel senso che le singole tessere esistevano già e quello che volevo dire, quello che volevo comunicare emerge piuttosto dal modo in cui ho composto queste diverse tessere. Quindi non ero tanto interessata ad esprimere una mia personale idea, volevo invece offrire una visione d'insieme ampia e corale che mettesse in risalto il fil rouge che percorre la psicosintesi da ormai quasi un secolo, perché nel 2027 saranno trascorsi 100 anni dalla sua nascita ufficiale e la mia speranza è di esserci, seppur parzialmente, riuscita, e magari mi farete sapere se è così. Ecco, io ho concluso l'intervento. Over the years, I have realized that my way of proceeding in writing is also, after all, inspired by the very principle of organization, integration, and synthesis. So if I were to compare my activity to an art form, a mosaic comes to mind. The individual tiles already existed, and what I wanted to communicate emerges rather from the way I composed them. So I was not so much interested in expressing a personal idea of my own. Instead, I wanted to offer a broad choral overview that would highlight the common thread that ran through psychosynthesis for almost a century now. And in fact, in 2027, it will be 100 years since its official birth. I hope I have succeeded, albeit partially, and maybe you will let me know if this is the case, and I conclude my intervention here. Thank you very much.
It's an exercise to foster the experience of interconnection that characterize life in our planet and a reflection on our possible contribution. So let's take a comfortable position, neither too rigid nor too relaxed, a position that favors the feeling of being present here, now, of being welcoming and vital. We close our eyes or we keep them open. We choose according to what puts us most at ease. We bring our attention to the breath, to the air that enters our nostrils, and to the air that comes out. And while we exhale, we let go of any possible muscle tension and allow ourselves all those small movements of the body that make us more and more comfortable. Exhaling, we let go of muscle tension and also of distractions, worries, and all the things that at this moment are unhelpful. Exhaling, we free ourselves from the superfluous, at least for the time of this exercise. Now let's move our attention from exhalation to inhalation. And as we inhale, we enter more and more deeply in contact with ourselves. Inhaling, we root ourselves in our body, sitting here, now, in our body that is breathing. As we inhale, we enter more and more deeply in contact with our inner center. Inhaling, we become more and more present, welcoming, and vital. Now let us resonate and meditate for a few moments on the following statement by Joseph Campbell. When you see Earth from the moon, you don't see any division of nation or states. This might be the symbol really for the new mythology to come. That is the country that we are going to be celebrating. And those are the people that we are one with. Let's deepen the meditation and let the image of the planet Earth form in our mind. We observe its spherical shape illuminated by the light of the sun. We notice all the shades of blue of the oceans. Here and there the white of the clouds, that of the perennial snows, the bright greens of the forests, the gold of the deserts, and the silver of rivers and lakes.
We also imagine the abundance of life forms that our planet supports so generously. The varieties of plants and flowers, the countless animal species, us human beings, all these beings interconnected with each other in the wonderful net of life. We imagine our mind and all the minds of human beings more and more enlightened, inspired by this vision. And we imagine the earth surrounded by light. Now let our hearts be touched by the splendid image of planet Earth traveling in space with all its passengers on board. Let us feel the vitality of our connection with it and with all the forms of life it hosts. We can feel in our hearts a strong sense of love and belonging to this shared home. We recognize its preciousness, its delicacy, and also the urgency and responsibility to take good care of it. We imagine our heart and all the arts of human beings increasingly involved in this vision, and we imagine the earth surrounded by love. Now we feel the presence of other people next to us, people who live all over the globe, people who lived in the past or will live in the future, and who share the same commitment to the common good in different fields: politics, education and health, sociality, arts, science and philosophy, religions and spirituality, sports, economics, services, and organization of various kinds. We realize that very many commit themselves every day, and by tuning us into the powerful energy of their intention, we really feel encouraged. We imagine our will and the will of all human beings increasingly guided by recognition and participation in the common good. And we imagine the earth surrounded by this purpose. Before concluding, let's take a moment to reflect on how we can and want to collaborate in this vision. Let's ask ourselves, what can my long-term contribution be? What general orientation do I want to give to my life?
What values and goals do I choose as a guide? Then what can be my medium-term contribution in a few weeks or months? What decisions do I want to make? What initiatives, projects, and objectives do I undertake to support, to achieve? Finally, how can I contribute in the short term? What can I actually do today or tomorrow? What actions, behaviors, and attitudes do I decide to put in place? Let's try to identify a small step. And now, taking all the time we need, let's bring ourselves back to the waking awareness. Slowly take a few deep breaths, becoming aware of our whole body, sitting here now. And we can stretch our body just as if we were waking from a good, restful sleep. And we open our eyes and return to our daily occupation.